Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video, secondo della serie con la Yamamoto Nutrition, quindi di nuovo benvenuti a tutti quanti che non ci seguono sui video di Rhino Nation e stiamo più aperti qua su YouTube. Oggi alleneremo le spalle, seconda sessione, sono ancora in una fase di deload in questo caso, nel senso che dall'ultimo video ho fatto tutto il mio mesociclo e adesso sono arrivato a fare uno scarico e un deload. E per delle vie traverse ci siamo trasferiti eccetera, quindi c'è stato un po' di stress in generale in più e di questo parleremo dopo. Comunque sessione di adesso riguardo alle spalle. Prima cosa innanzitutto per quanto riguarda l'allenamento delle spalle, le cose importanti da tenere in considerazione. Ora, la problematica principale è che nel bodybuilding si parla dell'allenamento del deltoide, ok? Alleniamo i deltoidi. Come si allenano i deltoidi? Fondamentalmente alzate frontali, laterali, posteriori e spinte in alto, ok? 4 movimenti a fronte di quella che è l'articolazione più mobile del nostro corpo. Quindi già capiamo che c'è qualcosa che non va. L'articolazione più mobile in assoluto l'alleno soltanto con 4 movimenti. Allora, la problematica principale nel caso delle spalle è che per mantenere questa mobilità la stabilizzazione non è data come le altre articolazioni da una componente tendinea e legamentosa, che c'è, però è minima, quanto piuttosto da una componente muscolare. Quindi abbiamo tutta una serie di muscoli che stabilizzano la spalla e partecipano molto di più rispetto alle altre articolazioni, stabilizzatori trasversali e longitudinali, e quindi proprio per questa stabilizzazione c'è un equilibrio molto importante di questi muscoli. Se io inizio a allenare un sacco i bicipiti, il petto, no? Cosa classica che si vede in palestra, alleno tanto il deltoide, tendo nel tempo a rompere questo equilibrio e questa è una problematica perché nel tempo iniziano ad arrivare gli infortuni che non derivano tanto da movimenti sbagliati di per sé, ma dal fatto che io rompendo questo equilibrio non riesco poi a stabilizzare tanto bene la spalla perché alcuni distretti sono molto più prepotenti di altri, si sobbarcano di più lavoro, iniziano ad affaticarsi e quando contribuiscono di meno gli altri sono deallenati nel frattempo e si trovano una barca da lavoro da fare e quindi là scatta l'infortunio. Quindi sostanzialmente già da questo punto di vista dobbiamo capire che la spalla va aggredita come spalla, va allenata come spalla, non come deltoidi, quindi non allenate i deltoidi, allenate le spalle. Questo ridurrà enormemente il rischio infortuni. Che cosa vuol dire questo? Non concepire soltanto i deltoidi, ma tutta la muscolatura che è un po' più profonda, la muscolatura degli intra, degli extrarotatori, degli stabilizzatori in generale della spalla, quindi inserire una serie di esercizi che vedremo in sala in cui si toglie stabilità. Si toglie la stabilità, sono esercizi che vedete molto nella fisioterapia, però noi aggiungiamo il sovraccarico per iniziare ad allenare sia la muscolatura profonda come agonista, quindi non sinergica, sia i deltoidi come sinergici e non agonisti. E lo vedremo tra un attimo e voi direte, ok, perfetto, questo riduce il rischio infortunio, va bene, però oltre a questo che vantaggi dà? Beh, il vantaggio più importante, ossia che la spalla cresce di più. Cresce di più perché i deltoidi sono sicuramente i muscoli su cui dobbiamo concentrarci di più, e di nuovo lo vedremo in sala da come è strutturato l'allenamento, quindi devono fare il grosso perché sono i muscoli più importanti della spalla, però tutta la muscolatura un po' più profonda in questo modo inizierà a crescere, quindi non soltanto la spalla sarà più sana quando alleneremo l'upper in generale, ma inizierà a spingere molto di più i deltoidi, quindi l'aspetto della spalla nel lungo periodo per l'atleta sarà molto più rotondo, molto più completo, che è quello che vogliamo, una spalla tridimensionale, quindi non soltanto un deltoide mediale che poppa, diciamo, sulle poste frontali, ma una spalla tridimensionale che come ti rigiro sul palco è a palla di cannone, come si dice. L'allenamento di oggi prevederà delle cross laterals in super serie con delle alzate laterali, quindi focus sul deltoide, per poi passare alla delts machine dove faremo dei lavori molto carini. A questo punto inseriremo dei lavori senza stabilizzazione, quindi un triset con la Valken, quindi la corda lunga, con extra rotatori che parteciperanno e vedremo un po' un triset molto carino, per poi concludere con degli over and back alla Smith Machine, quindi anche là vedremo un attimo di che cosa parliamo. Da là ci sarà un intervento dei tricipiti, quindi allenamento dei tricipiti con 3 esercizi, 2 esercizi molto semplici, adesso vediamo in base a tutto, sto in una fase di load, quindi mi gestisco in base a quelle che sono le sensazioni in palestra. È l'ultimo giorno di load per me, potete seguire tutto quanto sul log, logicamente io aggiorno su tutto quanto, andiamo in sala. Allora, primo esercizio, come detto, dei cross laterals. Potete farlo alla dual cable qua, quindi le 2 carrucole quando sono ravvicinate, in molte palestre ci sono, molte non ci sono e potete trovare quelle che è il crossover, no? Con le carrucole lontane. Il bello di questo esercizio sta nella versatilità del modulare quello che è il profilo di resistenza. Noi quello che sappiamo che cos'è? Che il muscolo in allungamento riesce a esprimere tanta tensione. Man mano che il muscolo si accorcia,
non riesce più a esprimere la stessa tensione. Un muscolo accorciato non è forte, un muscolo allungato, o meglio nel suo middle range, in mezzo, è molto forte. Quindi logicamente se io vado a fare un'alzata laterale con manubrio, nel momento in cui sono più debole è anche il momento in cui è più pesante il carico. In basso dove sono più forte il carico è più leggero, lo sentite? Infatti quello che sentite facendo un'alzata laterale in manubrio che cos'è? Qua super leggero, qua super difficile. Questo voglio diminuirlo, voglio appiattire questo profilo di resistenza in modo che dove sto, l'alzata la percepisco identica e questo aumenterà l'effort, aumenterà l'intensità che riesco a dare perché quando cedo non ho un punto dove scappare. Cedo, game over, è andata. Lo faccio in questo modo, vi faccio vedere qua. Cosa succede? Io quando sto in basso qua, guardate com'è quest'angolo, è un angolo di 90 gradi. Qua è difficile, lo sento più difficile. Man mano che salgo, si riduce quest'angolo. Quindi a 90 gradi la tensione è maggiore, perché il seno di 90 è 1, mentre man mano che riduco quest'angolo, pian piano la tensione diminuisce, ma la capacità di esprimere forza del mio muscolo anche diminuisce, quindi la percezione che la tensione che ho è uniforme su tutta l'alzata. Questo è il grande vantaggio della cross laterals. Il secondo vantaggio è il piano di lavoro. Non lavoro su questo piano, ma su questo piano, un po' più ad Y, non troppo, che vuol dire che l'omero è leggermente extrarotato, che vuol dire per arrivare al massimo accorciamento del deltoide laterale non devo superare tanto la linea col trapezio, quindi per il ritmo scaporomerale il trapezio interviene meno. È un esercizio in cui sento l'alzata molto più fluida e il trapezio che partecipa molto meno. Ok, allora 3 set di cross laterals in super serie con alzate laterali, medie pesanti leggere, quindi il primo sulle 10-12 reps, il secondo sulle 6-8 reps, un carico più alto, e il terzo dove punto a superare le 15 reps, un carico più basso anche della prima serie. Questo per le cross laterals. Dopo ogni set strippo il carico, mi alzo e faccio quante più laterali possibili parziali per enfatizzare nel tratto di allungamento più tensione, quindi più stimolo nel tratto di allungamento di per sé. Diciamo che idealmente quello che voglio fare è, essendo le parziali il ROM si ridurrà gradualmente, punterò a spostare il carico verso l'esterno e non in alto, quindi focus qua e escludo il trapezio dal lavoro e cerco di fare 10, 20 e 30 ripetizioni parziali, rispettivamente 3 set. Guardate come vengono condotte le ultime ripetizioni.
il movimento è impeccabile, il tronco è impeccabile, si muove solo l'omero. Perché? Perché sto lavorando il deltoide. Quindi vedete un sacco di gente che si prende con un manubrio qualsiasi cosa e quando arriva a faticarsi un po', neanche al cedimento, faticarsi un po', inizia a fare un dondolio del genere. Che di base, cioè ci manca solo che ti prendono e ti attaccano per abbracciare la macchina, ti mettono con l'olina hawaiana e ti metti a fare la donnina là che sa del cazzo di tir. E il punto qua di base è che facendo questo movimento non stai facendo un'alzata laterale, sai che stai facendo? Stai facendo uno stacco, è un cavolo di stacco. Le braccia, guarda, vanno per conto loro, non ha assolutamente senso. Fa scena, fai visual su YouTube, quello che ti pare, ma non stai allenando le spalle. Smetti di allenare le spalle e inizi a allenare qualcos'altro. Carichi tanto? Non hai quel carico. Hai manubri da 30, da 40, da 50, da 20, quello che ti pare, non hai quel carico. Non hai quel carico sulle alzate laterali perché non stai facendo fare delle alzate laterali. Ok, quindi di base il movimento, la forma, prima di tutto. La forma è la base della tua piramide, poi viene l'effort, la capacità di creare effort, inteso come portare a cedimento su quella forma, quindi non andando a rubacchiare di qua in giro, quindi portare all'esaurimento muscolare su quel determinato schema motorio e poi in cima alla piramide, come ultimo tassello, c'è il carico. Dopo che la forma è perfetta, dopo che l'effort è estremo, allora aggiungi il carico, ma viene dopo. Il carico vale soltanto se la forma è perfetta e se l'effort è estremo, se no cazzeggi. Secondo esercizio, Dance Machine. Allora, qua ho un macchinario della Prime. Che cosa fa questo macchinario? Mi permette di modulare quello che è il profilo di resistenza, il discorso che abbiamo fatto prima, direttamente dal macchinario per come viene distribuita e studiata la carrucola che è fatta a goccia. Quindi io andando a muovere posso decidere se avere più tensione in alto o in basso. Qua farò tante serie, perché fondamentalmente ho tanti esercizi in uno, che andando a cambiare, avendo più tensione in alto, ovviamente simula quello che succede con un'alzata laterale con manubri, quindi se anche lo schema motorio di per sé è identico, la tensione distribuita nel muscolo in diversi tratti ROM è molto diversa e questo mi permette di andare a stimolare tutti i diversi tratti. Ora, quello che noi sappiamo generalmente è che se da una parte inizialmente per tante ragioni diverse il massimo allungamento muscolare è più vantaggioso per creare ipertrofia, quindi dare molta enfasi nel massimo allungamento muscolare, ogni tratto di ROM è comunque importante nel momento in cui vogliamo raggiungere un'ipertrofia completa. Quindi andando a strutturare un microciclo di lavoro, voglio dare tanti esercizi un po' di più sul middle e quindi il ROM medio e il ROM in allungamento, mentre invece voglio dare un filo anche di esercizi in accorciamento, quindi più enfasi in accorciamento. Questo perché l'attivazione delle unità motorie, che non è il reclutamento delle fibre, è ROM selettiva. Quindi alcune unità motorie si attivano meglio in quelli che sono altri tratti di ROM. Quindi se io vado a dare enfasi a ogni tratto di ROM, allora avrò un'ipertrofia molto più completa. Quindi la struttura della vostra programmazione, quello che dovete fare è inserire esercizi che permettano di sollecitare ogni tratto di ROM, dando un po' più attenzione al massimo allungamento, ma dando sempre priorità a come sentite l'esercizio, con il feeling che vi dà. Non inserite mai un esercizio che sulla carta è migliore, soltanto perché è migliore sulla carta ma che non sentite bene. Quindi cercate sempre di dare priorità agli esercizi, anzi senza cercate, date sempre priorità agli esercizi che sentite bene. Quindi qua faremo tante serie, adesso farò loading set e back off, quindi 8-10, 12-15, due serie a 5, quindi con un filo di tensione in meno in alto per simulare il discorso del resistance profile, e poi farò altre serie con un resistance profile diverso, lo vedremo. Allora, ora quello che faremo è impostare il resistance profile in modo che dia un filo di più di tensione in alto, e quello che farò è uno schema motorio differente leggermente, ossia faccio delle ripetizioni a 160 gradi arrivando fino a qua,
Che cosa comporta questo? Che nel momento in cui io parto, attivo il deltoide laterale e qua succedono un po' di cose. Da una parte iniziano a intervenire gli extra rotatori. Io vado a extra rotare pian piano quello che è l'omero, perché non posso andare in impingement subacromiale. Quindi vado a extra rotare leggermente l'omero fino a che non vado in chiusura. Qua interviene il ritmo scapolomerale, il trapezio interviene un po' di più, ma va bene, voglio che intervenga. E il deltoide frontale sta in linea e quindi vado a targetizzarlo meglio. Per cui questo è un esercizio in cui, come abbiamo detto, c'è una maggiore sinergia in generale del muscolo, di tutto quello che è l'articolazione scapolomerale che interviene. A grande sinergia, quindi c'è un'extra rotazione, il deltoide mediale che interviene, il deltoide frontale che va a completare, il trapezio che accompagna l'extra rotazione della scapola. Iniziamo a intervenire con un discorso di alleno la spalla e non alleno soltanto il deltoide. Ah. Ok, allora passiamo a un triset molto folcloristico, ok? Però ti dico, tu che stai guardando e che sei scettico, che lo so che sei scettico, provalo, ok? Provalo prima, poi dopo parli, provalo. Allora, utilizzo la Valken, questa è una corda che puoi trovare su Amazon, puoi prendere qualsiasi corda lunga, in realtà questa è comoda perché la posso impugnare in questo modo. Quello che vado a fare è lavorare sull'articolazione della spalla dando una tensione in una direzione inaspettata, quindi faccio delle shoulder press con il cavo frontale, quindi vado a fare questo, extra ruoto e faccio questo tipo di lavoro qua. Quindi quello che vado a fare è che io ho un braccio in cui gli stabilizzatori, la posizione degli stabilizzatori varia per la posizione che vado ad avere nei diversi tratti di ROM e la tensione è tensione sugli stabilizzatori, quindi sono gli stabilizzatori della shoulder press classica che sono agonisti in questo movimento e quindi sento quelli che sono in realtà cosa? Gli extra rotatori, perché sarei inclinato a far questo, quindi gli extra rotatori che intervengono con un tipo di effort diverso in base al movimento. Quindi vado a fare quante più ripetizioni possibili di questo tipo di shoulder press. Quando arrivo inizio a fare soltanto extra rotazioni, quindi vado a andare a extra ruotare indietro e strizzo quanto più possibile gli extra rotatori in questo caso, e arrivato all'esaurimento quello che faccio sono dei chest pulls, quindi qua interviene maggiormente il deltoide posteriore e gli adduttori scapolari perché voglio strizzare bene la scapola dietro e faccio questo tipo di movimenti qua. Sentirete che cosa? Il deltoide laterale che io ho allenato fino adesso e ho distrutto e sfibrato, perché vi garantisco che è veramente sfibrato, che dà tutto quello che può, perché in questa posizione il deltoide laterale sta on top, in linea, sta nel line of pull ideale per stabilizzare il movimento, quindi interviene, ma interviene come stabilizzatore del movimento, quindi c'ha un ruolo marginale, col fatto che è sfibrato è faticoso e quindi anche qua si crea quella sinergia, quell'equilibrio, alleno quell'equilibrio per cui la spalla dall'interno non solo è più sana, ma inizia a spingere fuori il deltoide, l'aspetto che si costruisce è molto più rotondo. Prova questo su triset, provalo.
Allora, ultimo esercizio per le spalle, però un solo set che sarà un drop set di over and back. L'over back è una variante di shoulder press, qua alla Smith, dove faccio una ripetizione di shoulder press frontale, military press, e una ripetizione di lento dietro, quindi spinta dietro la nuca. Ovviamente il lento dietro scendo veramente poco. L'idea qual è? Quella di entrare col tronco, con la testa dentro il bilanciere, in modo che ci sia un intervento esclusivo qua del troide frontale. Questo perché quando lavoro in realtà sul frontale, logicamente quello che faccio è mi inarco leggermente, il mio pattern di lavoro non è esattamente dritto, ma è leggermente maggiore in questa direzione, quindi c'è un intervento anche dei fasci claviari del petto, che non è male, ci sta. Però in questo caso voglio dare quel tocco in più al deltoide frontale e quindi vado a fare quel piccolo tratto di ROM indietro in cui sarà lui a intervenire. Non scendo tanto, arrivo a questo punto, quindi sto poco sotto i 90 gradi di adduzione dell'omero, però è quel che serve dare quel piccolo tocco in più sul deltoide frontale. State attento. Qua, questo movimento, non riesco a riprenderlo. Stavo così con la mano aperta. Perché stavo con la mano aperta? Perché quello che il carrello mi permette di fare è di scaricare tensione in questa direzione, perché il bilanciere non cade. Quindi quello che succede è, immagina di dover prendere un peso molto pesante da terra, una palla, ok, di quelle mediche super pesanti. Se la tieni in alto, con le braccia avanti, pesa. Se invece la prendi e la spicci contro un muro, pesa molto meno, no? Perché scarichi tensione. Esattamente quello che ho fatto. Quindi che cosa ho fatto? Ho fatto una shoulder press in cui c'è un intervento in spinta di cosa? Degli intrarotatori. Quindi là ho fatto una shoulder press con intervento degli extrarotatori. Qua degli intrarotatori. Quindi sempre lavoro sinergico della spalla. Questi sono piccoli dettagli che non devono far passare il concetto che le spalle devono essere allenate con tante cose folcloristiche, però il grosso del lavoro deve essere fatto sui deltoidi, ma devo cercare sempre di tenere in mente quello che è l'equilibrio della spalla. Facendo così non solo divento più grosso, ma anche più sano, riduco il rischio di infortuni. E questo vuol dire essere ancora più grosso, perché un infortunio alla spalla, con qualsiasi problematica, compromette il lavoro dell'upper. Immagina di passare, toccando ferro, 6, 12 mesi senza poter allenare veramente l'upper, non poterlo mai allenare più veramente perché ho un accumulo cronico, meno ipertrofia. Mantenere la spalla sana vuol dire più ipertrofia per tutto l'upper. Ok, allora, push down. Qua farò un super set in realtà, quello che è un drop meccanico. Quindi sostanzialmente, sempre con la Valken, quindi corda lunga, che mi permette di lavorare su questo piano. Uno dei problemi principali del push down qual è? Che con la corda corta non posso aprire tanto, quindi quello che succede è che, estremizzandolo, vado ad anteporre e intrarotare la spalla. Questo mi fa uscire il tricipite dal line of pull e mi crea un'instabilità. Quindi al contrario delle spalle, quando lavoro gli altri distretti muscolari, voglio essere stabile, perché essere stabile mi permette di standardizzare le ripetizioni.
Standardizzare le ripetizioni mi permette di progredire, di essere sicuro di targetizzare quello che voglio targetizzare. Quindi, corda lunga, lavoro su questo piano. Questo è il nostro piano di lavoro in generale. Per i bicipiti, i tricipiti, questo noi facciamo. Quindi cercate il più possibile di simularlo dove potete. Detto questo, sarò leggermente verticalizzato e andrò a chiudere tenendo un secondo di squeeze. Quindi questa verticalizzazione, al contrario di stare così, prova a fare questo, mettiti così e poi verticalizzati. Sentirai il tricipite che strizza molto di più perché c'è più tensione. Sempre il discorso dell'angolo che si crea tra il cavo e il braccio. Quindi vado a creare 1-2 secondi di squeeze e faccio quante più ripetizioni possibili così. Arrivato a cedimento faccio un drop meccanico, quindi scendo qua, mi metto in ginocchio, mi butto leggermente in avanti. Questo è molto più facile e sostanzialmente vado a cambiare anche il lavoro perché da un push down vado a fare quello che è una French press. Questo esercizio si chiama bent over push down, quindi push down piegato in avanti, bent over vuol dire piegato in avanti, che è una variante di French press. Quindi da questo punto di vista è un super set, un drop meccanico come vuoi. Mi piego, faccio quante più ripetizioni possibili. Farò 4 serie, ogni volta scaricherò un minimo il carico. Allora, secondo esercizio per i tricipiti, overhead extension, cavo alto, cavo a metà in realtà. Quello che farò adesso è 4 set che inizieranno tutti con 10 secondi di stretch. Quindi rimango in stretch, in allungamento per 10 secondi e poi sparo quante più ripetizioni possibili con un carico a salire. Mi saranno più o meno un 15, 10-12, 8-10, 6-8 alla fine. Qui raggiungo un carico importante. Anche in questo caso overhead extension, io non voglio andare a fare questo tipo di lavoro che si fa normalmente quando lavoro con una corda corta, ma con la corda lunga o 2 corde attaccate, quello che posso fare è questo lavoro, perché il tricipite quello che fa da questa posizione è estendere il gomito. Semplicemente questo, non va a fare questo. Qua ho un intervento del deltoide frontale per spingere in alto, faccio una shoulder press più che un overhead extension. Quindi mi concentro, 10 secondi di stretch, quante più reps possibili ad aprire il più possibile la corda. Quello che sto facendo, adesso dico ad Alex di farvelo vedere, c'ho la luce qua direttamente, quindi quando faccio l'esercizio da qua vedo la mia ombra e posso vedere esattamente la stabilità della spalla, dell'omero, il path di movimento e l'angolo che si crea tra la valken e il braccio, quindi sostanzialmente il profilo di resistenza. E quello che vedo è che in basso, look at the shadows, the shadow here, can you see the shadow? Yeah, quindi basso, qua c'ho tanta tensione, ok? Immaginate il pollice e la valken, perché sto più o meno sui 90 gradi e man mano che chiudo si riduce la tensione, quindi guardate qua ho tanta tensione e man mano che chiudo quest'angolo si riduce, quindi qua c'ho molta meno tensione, qua il muscolo è allungato, qua il muscolo è accorciato. Quindi sostanzialmente c'è un profilo di resistenza, come ho detto prima, molto molto piatto e quindi riesco a sentire la tensione uniforme su tutto il tratto di ROM e il cedimento che raggiungo l'effort è veramente spaziale. Sento
il muscolo che si prima, questa è la massima attivazione dei meccanorecettori, massima tensione meccanica. Oh. Ok, ultimo esercizio per i tricipiti saranno 2 set di push down unilaterale. In questo caso sempre voglio lavorare su un target che sia comodo per la spalla, per il gomito. Il mio target è questo, quindi l'unica cosa che devo fare è attaccarci il cavo e fare in modo che il cavo sia il più possibile in linea. Per far questo posso inclinarmi io in avanti, ok? Oppure posso alzare qua la carrucola, in questo caso mi inclino in avanti. Quindi vedete come il cavo deve essere sulla stessa linea. Se io sto così, non stanno sulla stessa linea, ok? Devo forzare in questo caso. E c'è una componente di interextrarotatori che si affatica della spalla. Quindi quello che voglio fare è lavorare in linea. In questo modo sarà solo il tricipite a lavorare, semplicemente aggiungo tensione laddove deve esserci, sul muscolo in cui voglio che ci sia. Ok ragazzi, anche per questa sessione è tutto. Io spero, come al solito, di avervi dato degli spunti interessanti da utilizzare. Adesso faccio un po' di addome e niente, scrivete qui sotto sui commenti quali sessioni vorreste vedere o qualsiasi domanda avete. Però, come al solito, ben lieto di rispondere. Ringrazio Alex per lo stupendo lavoro che fa sempre dietro la camera e noi ci vediamo al prossimo allenamento.